L'analisi storica dei limiti e scostamenti è uno strumento potente che mostra le relazioni tra le candele giornaliere, settimanali o mensili e il resto della serie storica. In sostanza, calcola le probabilità e le frequenze con cui una candela raggiungerà un prezzo specifico entro un periodo definito. La pagina consente di confrontare la candela corrente, sia essa in tempo reale o una candela storica, facilitando l'analisi delle probabilità di movimento dei prezzi attuali o di scenari passati. Prima di iniziare è fondamentale comprendere i termini limiti e scostamento, che si riferiscono nel primo caso ai valori minimi e massimi raggiunti dal prezzo in un certo lasso di tempo, mentre per lo scostamento è la differenza percentuale tra il valore attuale e l'apertura della candela. Sulla pagina questi valori sono indicati in percentuale e a volte anche in valuta o punti a seconda dello strumento finanziario. Per iniziare un'analisi dei limiti e degli scostamenti bisogna passare da tre fasi iniziali e una fase di affinamento dei risultati. La prima fase consiste nello stabilire con cosa confrontare i risultati. Voglio analizzare come si sta comportando la candela attuale rispetto alla storia o voglio fare una ricerca di come si sono comportate delle candele nella storia? Determinare il time frame della candela, è la fase 2. 3. Determinare la lunghezza storica della serie che voglio analizzare. 4. Affinare l'analisi con filtri di similarità. I risultati verranno pertanto mostrati all'interno di appositi grafici creati per mostrare al meglio le differenti peculiarità. Ogni grafico mostra gli stessi dati ma in modo differente. Possiamo vedere un overview generale, una matrice, delle curve gaussiane, dei grafici sovrapposti e l'elenco delle candele prese in esame dall'analisi, per esempio. Come puoi vedere, le varie features contengono elementi che possiamo definire storici ed elementi che possiamo definire at now, ovvero che ci indicano lo stato attuale dello strumento. Mi sto riferendo per esempio all'ultimo prezzo battuto nella borsa, alla linea bianca che rappresenta l'andamento dei prezzi, allo stato del mercato di riferimento, allo scostamento attuale e relativa percentuale storica di livelli massimi o minimi già raggiunti, eccetera, eccetera. Quindi, entrando in questa pagina dei limiti, la candela di default, che noi chiamiamo di riferimento, è sempre l'ultima del time frame selezionato. Nel caso questa candela fosse cambiata per una più vecchia, la pagina userà come candela di riferimento la candela scelta nel passato. Ad esempio, qui vediamo che la candela di riferimento mostrata in questa analisi è Today, significa che sta mostrando la sessione odierna. Vediamo che il mercato è aperto, vediamo che in alto abbiamo i valori della candela di oggi. Proprio qui, ad esempio, sarebbero riportati i valori della vecchia candela se la cambiassimo, ed invece di avere il quote in tempo reale del prezzo, vedremo qui il valore di chiusura della candela. Nel grafico invece vedremo la linea bianca che rappresenta l'andamento della candela passata di riferimento. Per questo motivo abbiamo una candela che chiamiamo appunto di riferimento. Viene da sé che la candela di riferimento non influisce in alcun modo con il calcolo dei limiti mostrati nei grafici, minimi, massimi e chiusure storiche, in quanto tale candela serve appunto come riferimento da mostrare nei grafici e permetterti un confronto che, come abbiamo visto, può essere at now, ovvero che risponde alla domanda come si sta muovendo oggi rispetto al passato, oppure può essere storica, ovvero che risponde alla domanda come si è comportata quella volta rispetto al passato. Bisogna precisare che in realtà la candela di riferimento influisce con i risultati di queste analisi quando scegliamo come riferimento una candela storica. Questo avviene perché i risultati che vengono elaborati saranno calcolati fino alla data di quella candela e non oltre, per rendere i risultati realistici alle informazioni che si avrebbero avuti se tali analisi fossero state fatte nel passato. Una volta compresa cos'è la candela di riferimento, portiamo la nostra attenzione sull'analisi. Abbiamo detto che vengono analizzate le candele giapponesi di una serie storica di prezzi. Ciò comporta che per poter realizzare l'analisi dei limiti e degli scostamenti è necessario decidere un time frame, attualmente disponibile giornaliero, settimanale e mensile, e decidere la lunghezza della serie che voglio analizzare, 5, 10, 15, 20 o tutta la serie. Sappiamo infatti che più dati abbiamo e più sono affinate le statistiche e sappiamo anche però che il comportamento dei prezzi è cambiato nella storia a causa del progresso tecnologico e dal cambio di paradigma da umano a macchina che ha reso le contrattazioni molto più veloci e gestite tra l'altro per il 90% da macchine. Per questo motivo ti consigliamo di considerare gli ultimi 20 anni come più significativi e più simili al comportamento odierno. Tuttavia, se si analizzano time frame lunghi come le settimane e il mese, è possibile aver bisogno di più dati ed in quel caso l'analisi di tutta la serie può risultare migliore. Una volta determinati questi tre aspetti importanti, possiamo notare che sulla destra abbiamo il contatore delle candele, che ci indica appunto quante candele sono rappresentate nei grafici sottostanti. Infine, il box dei valori simili. Questo tool ti permette di applicare dei filtri principali alla serie per includere nella tua analisi solo le candele simili a quella di riferimento. Per esempio, premendo su volatilità otterrai solo le candele storiche che avevano anch'esse una volatilità simile. Stessa cosa per il gap di apertura sulla chiusura precedente, sull'apertura precedente o candele dello stesso mese, dello stesso giorno o della stessa settimana o giorno del mese.
Ovviamente puoi combinare filtri similarità ottenendo sempre più ricerche sofisticate e dinamiche. Per ricerche ancora ulteriori è possibile utilizzare il tool Series Filter che trovi qui in basso a sinistra, che ti indica anche quante candele sono mostrate in questo momento.